Perché esiste la cattiveria? Il segreto dei contratti d'anima. Ti sei mai chiesto perché alcune persone sembrano provare piacere nel farti soffrire? Perché esiste quella crudeltà gratuita che sembra non avere logica, se non quella di distruggere la tua pace? Ti sei mai chiesto se la persona che ti ha fatto più soffrire nella vita fosse in realtà un maestro travestito da nemico, inviato per risvegliare la tua forza più nascosta? Benvenuti in questo nuovo appuntamento con la nostra evoluzione. Oggi esploreremo un tema che scotta: la cattiveria. Ma non lo faremo con gli occhi della vittima o del giudice, lo faremo con gli occhi dell'anima. Vedremo come la malvagità che subiamo possa essere, paradossalmente, il fuoco dell'alchimista, necessario per trasformare il nostro piombo interiore in oro purissimo. Restate con me fino alla fine, perché condivideremo uno strumento di potere, un segreto del maestro Saint-Germain, per sciogliere questi pesi una volta per tutte. Oltre il velo della morale. Per comprendere la cattiveria da un punto di vista spirituale, dobbiamo prima di tutto spogliarci dal giudizio morale umano. Nella nostra società siamo abituati a dividere il mondo in buoni e cattivi in modo netto. Ma se osserviamo il cosmo, scopriamo che la dualità è necessaria al movimento. La cattiveria, esotericamente parlando, è una forma di entropia spirituale. Immaginate una stanza buia. Il buio non è una cosa, è solo l'assenza di fotoni. Allo stesso modo, la malvagità non è una forza originaria, ma è la manifestazione di una profonda disconnessione dalla fonte. Chi agisce con cattiveria è un individuo che ha perso il contatto con la propria scintilla divina. Vive nel deserto dell'anima e per sopravvivere alla propria aridità cerca di rubare energia o luce agli altri attraverso il dominio o il dolore. Comprendere questo è il primo passo per non farsi distruggere. Non è un attacco personale a te, ma la manifestazione di un vuoto abissale in chi lo compie. Il concilio prima della nascita. Entriamo nel cuore del mistero, il piano dell'anima. Secondo le antiche tradizioni sapienziali, prima di scendere in questa densità chiamata Terra, noi non siamo soli. Siamo parte di un gruppo d'anime che si amano immensamente, una vera e propria famiglia spirituale. In quel luogo di pura luce, dove non esiste il tempo né il dolore fisico, noi pianifichiamo con cura meticolosa le lezioni che vogliamo apprendere per espandere la nostra coscienza. Immaginate di trovarvi davanti a un consiglio di saggi e di dire: «In questa vita voglio imparare il vero coraggio». Come potresti farlo in un luogo dove regna solo l'armonia? Non potresti. Per conoscere il coraggio, hai bisogno che qualcuno interpreti il ruolo di colui che ti mette alla prova. Se vuoi imparare il perdono assoluto, hai bisogno che qualcuno ti tradisca nel modo più amaro. Qui nasce il contratto d'anima. È un accordo sacro, stretto nel nome dell'evoluzione reciproca. Quell'anima che oggi chiami nemico potrebbe essere l'anima che ti ama di più a livelli superiori, perché ha accettato di interpretare il ruolo più ingrato, quello del carnefice, solo per permettere a te di risvegliare il Dio che è in te. È un sacrificio che entrambi avete accettato per uscire dalla ruota del karma. La ruota del karma. L'antagonista sacro e lo specchio. L'antagonista sacro non è un bullo qualunque scelto a caso dal destino. È un chirurgo energetico che tocca esattamente il tuo nervo scoperto. Spesso ci chiediamo: perché capitano tutte a me? La risposta risiede nella precisione millimetrica di questi incontri. Se hai una ferita di abbandono, attirerai qualcuno che ti tratterà con freddezza. Se hai una ferita di ingiustizia, troverai chi calpesterà i tuoi diritti. Questo antagonista agisce come un catalizzatore dinamico. Senza la sua pressione costante e spesso insopportabile, probabilmente rimarresti addormentato in una zona di comfort spirituale, vivendo una vita piatta e mediocre. Qui entra in gioco la potente legge dello specchio. La cattiveria altrui non definisce chi sei tu, ma smaschera le tue bugie interiori e le tue fragilità. Se il giudizio di una persona malvagia ti distrugge, quel dolore ti sta urlando che la tua autostima era ancora troppo dipendente dal mondo esterno. Quando vedi un comportamento malvagio, prova a fermarti e chiederti: quale frequenza in me sta rispondendo a questo attacco? Quale parte di me ha ancora paura di risplendere? Una volta che hai integrato la lezione e hai riconosciuto la tua ferita, lo specchio non serve più. La persona cattiva smette di essere un tormento
e diventa un semplice segnale stradale che ti indica dove devi ancora portare amore e guarigione. La prigione di chi compie il male. Dobbiamo anche guardare a chi compie il male con occhi di verità suprema. Spesso il nostro ego vorrebbe vendetta, vorrebbe vederli soffrire, come noi abbiamo sofferto. Ma se potessimo vedere i loro corpi sottili, proveremmo solo una profonda e silenziosa compassione. Chi agisce con malvagità sta letteralmente soffocando la propria anima. Ogni atto di odio, ogni manipolazione, ogni parola tagliente è come un mattone di piombo che sigilla la loro prigione vibrazionale. Queste persone sono immerse in una nebbia grigia di basse frequenze. Non possono provare gioia autentica, non possono sentire la brezza dello spirito, vivono nel sospetto e nella paura costante. Mentre tu hai l'opportunità d'oro di evolvere e liberarti grazie a questa prova, loro rischiano di restare incastrati per secoli in cicli di sofferenza ciclica. Il loro comportamento non è forza, è una disperata debolezza. La loro vera punizione non è un fulmine che cade dal cielo, ma il dover convivere ogni singolo istante con un cuore che si è fatto pietra. Chi vive senza amore abita già nell'inferno, anche se indossa abiti costosi o occupa posti di potere. Rompere il contratto. Ma come si mette fine a questo incubo? Come si chiude definitivamente un contratto d'anima? Molti pensano che basti scappare, ma se scappi senza aver imparato la lezione, l'universo ti presenterà un altro cattivo, con una faccia diversa ma con la stessa dinamica. Il contratto non si rompe con la lotta o con la fuga psicologica, ma con l'integrazione spirituale. Il contratto si chiude nel preciso istante in cui la lezione è stata appresa. Se la tua lezione era stabilire dei confini sacri, il contratto si scioglie quando tu, con una calma assoluta che nasce dall'anima e non dalla rabbia, sai dire no, senza sentire il bisogno di giustificarti. In quel momento hai smesso di nutrire il dramma. Quando guardi il tuo antagonista e senti che il suo potere su di te è svanito, quando non senti più quel nodo alla gola o quel peso al petto, allora il debito karmico è estinto. Spesso, in modo quasi magico, una volta che la lezione è integrata, quella persona sparisce dalla tua vita. Viene trasferita, si allontana o semplicemente perde interesse, perché la frequenza del carnefice non trova più in te la frequenza della vittima a cui agganciarsi. L'alchimia della fiamma violetta. Mentre lavoriamo sui nostri contratti d'anima, possiamo sentire il peso del risentimento come una catena pesante. È qui che interviene l'alchimia spirituale del maestro Saint-Germain. Egli ci ha donato la fiamma violetta, uno strumento di trasmutazione che agisce come un acceleratore atomico per la nostra aura. La fiamma violetta non brucia, ma trasmuta. Entra nelle pieghe del tuo passato e cambia la vibrazione del dolore in pura libertà. Non siamo costretti a soffrire per anni nel ricordo del male ricevuto. Usando il fuoco sacro possiamo sciogliere istantaneamente i legami energetici tossici. Fate un respiro profondo e, se volete, recitate con me questo decreto di potere, visualizzando una luce viola che vi avvolge completamente. Io sono un essere di fiamma violetta. Io sono la purezza che Dio desidera. Nel nome della mia presenza io sono. Io invoco il maestro Saint-Germain. Bruciate e trasmutate ogni traccia di cattiveria, risentimento e dolore nel mio cuore. Sciogliete i contratti d'anima che hanno esaurito il loro scopo. Io scelgo di essere libero. Io scelgo di essere luce. Grazie, perché è fatto. La cattiveria è il fertilizzante dell'anima. Come il fiore di loto cresce nel fango per sbocciare verso il sole, così noi attraversiamo l'ombra per riconoscerci come scintille divine. Non ringraziare il male per il dolore, ma ringrazia te stesso per la forza che hai trovato nel superarlo. Se questo messaggio ha risuonato con la tua anima e ti ha dato una nuova prospettiva, non tenerlo solo per te. Condividi questo video con chiunque stia attraversando un momento difficile con persone tossiche. Potresti essere tu lo strumento del loro risveglio. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi passi del nostro viaggio evolutivo. E soprattutto, salva questo video tra i tuoi preferiti per riascoltare il decreto della fiamma violetta ogni volta che senti il bisogno di pulire la tua energia. Scrivimi nei commenti, qual è stata la lezione più grande che hai imparato da una persona difficile? Leggerò ogni vostra storia con immenso rispetto. Restate nella luce
restate nel potere.